Ciao Grazia, ciao Nick, siamo qui appunto con Nick. Ciao Lucio, ciao Nick. Allora, io ti sento benissimo, grazie, quindi lascia andare tutte le preoccupazioni eventuali Ottimo. sulla componente tecnica, tecnologica. Non ci interessa, ci interessa altro oggi. Entriamo nella storia di Nick. Ti accompagno solo contando da 10 a 1 e connettiti a Nick di cui abbiamo l'autorizzazione. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Sì, lo vedo vestito in giacca e cravatta, con scarpe nere lucidissime e la cosa che stride è che mi appare sott'acqua, immerso negli abissi, in posizione verticale, corretta, e, e si dimena sotto questa pressione oceanica. È legato? No, no, è immerso e nuota, cioè dimena le braccia e rimane in verticale come posizione. È molto in profondità? Sì, vedo che nella parte comprensiva delle gambe è un buio abissale. Verso l'alto si vede già un po' più la luce proveniente dalla superficie. Ok. Nick ti dà l'autorizzazione. Mi dice di sì con la testa e col pollice alzato, perché non può parlare ovviamente. È così. Ok. Questa, Grazia, è una vita parallela o un'immagine simbolica? È un'immagine simbolica del suo stato d'essere eh, sotto pressione, lo definirei, compresso da molti impegni, infatti mi appare vestito in giacca e cravatta, Elegante. lavorativamente pronto e allo stesso tempo sommerso dai suoi impegni professionali e vari. Ok. Chiediamo a Nick di portarci a una vita parallela. Sì, mi ha preso per mano e poi si è spostato nuotando e siamo arrivati in un villaggio medievale. Lui è vestito con un abito da donna, con un foulard in testa, le gonnellone da popolana, ha un cestino di frutta da un lato e si aggira per questo borgo
questo borgo medievale, densamente popolato, ricco di attività, come se ci fosse il mercato. Come si chiama? Maria Antonietta, In che anno siamo? 1380. Ok. Qual è l'evento cardine di questa vita? Ecco, adesso vedo sulla piazza c'è un uomo ai ceppi, è come un condannato a una punizione pubblica, con le mani e la testa infilato in un ceppo e ha la schiena nuda e viene fustigato, e lei mi dice che è il suo marito, che sono molto poveri, lui aveva rubato delle cose anche da poco, come delle galline, della frutta, per sfamare i figli, che hanno 3 bambini piccoli, e adesso è in pena per lui per questa Mhm. situazione. Questo uomo nella vita di Nick è qualcuno? Mi dice mio padre, suo papà. Ok. I tre figli di questa vita sono qualcuno nella vita di Nick? No, no, non hanno nessun collegamento con la vita attuale. Ok. Causa Ah, esoterica. un momento, Dimmi. vedo che è incinta, che porta in grembo un bambino Il che quarto. che Mhm. deve ancora nascere, e questo sì è collegato. Chi è? Oh, Nick ha due figli maschi. eh sì, ha un figlio attuale, sì, Il grande o il piccolo? il piccolo. Ok. Grazie a causa esoterica del fatto che Nick ti ha proposto questa, tra le tante, questa vita parallela. Sì, perché in quella vita si erano generate delle tensioni, anche, anche col bambino che portava in grembo, quest'ansia gliel'ha riversata addosso, un senso anche della morte. E, sono collegati loro tre da un senso di della fatuità della vita, che gli reca delle ansie a tutte e tre. Il figlio piccolo, Nick, e suo padre. Sì, Tuo padre è vivo, Nick, no? Sì. No, non è più. Ah, no, è vero, è vero, è vero. Però mi hai chiesto il nonno come disincarnato. Vabbè, chiamiamo anche il padre. Poi chiameremo a poco. Va bene. Vediamo un po' di cose tecniche. Allora, ognuno di noi ha un progetto che può cambiare anche come nome e intenti, un progetto di vita. E in questo istante, fotografato in questo momento dalla tua visione, Grazia, come si chiama il progetto di vita di Nick? colazione da Tiffany. Vedo lui affacciato a una vetrina con tante cose interessanti che lo attraggono, catturano la sua attenzione. Eh, e lui ha gli occhi, tra virgolette, golosi, che ogni cosa gli piace, la vorrebbe raggiungere, ci sogna sopra, si immagina cose. Il problema è che tra lui e queste possibilità c'è un vetro,
che si frappone Mhm. tra lui e le cose da raggiungere. E non può entrare nella pasticceria? E, e lui è bloccato da questo vetro, eh, perché ha tanti interessi, tante distrazioni ed è lì fermo, indeciso su cosa comprare per prima, ma sa anche che non sa se le può permettere perché sono cose molto preziose, molto allettanti. Non si, non si lancia in questo Ok. senso. Nick ha un'anima. Come si chiama quest'anima? Ah, con le mani le unisce e forma un cuore. Lui mi dice cuore, ma per due cose, per praticamente che tutto ciò che fa lo fa con amore, lo fa con passione e allo stesso tempo mi indica che nelle sue mani può creare, ha un grande potenziale creativo, anche di costruzione di oggetti finalmente lavorati. Qui mi fa vedere che sta creando degli origami, ma potrebbe fare di tutto con le sue mani. E No- lì Mhm. Nome del suo spirito, la parte eterica. mi viene penna, penna perché dovrebbe attraverso questa penna mettere dei puntini nella sua lista dei desideri, dovrebbe creare un planning in cui inserire, ai tanti doveri, anche dei momenti, ritagliarsi dei momenti dedicati alla manualità, alla, alla sua capacità creativa con le mani. Vabbè. Grazie a vibrazione di Nick in questo istante. 80 miliardi, Consapevolezza. 174, Percentuale di anima contrapposta a quella dello spirito. 54 anima, Vite parallele. 1892. Percentuale di cervello utilizzata, sempre un po' giocando, corrispondente alle sue capacità medianiche. 9,4. Suscettibilità ipnotica nel caso un domani volesse sottoporsi direttamente lui a un'ipnosi. 54. Quanto è nella 3D? 47. Quanto vuole sapere come stanno davvero le cose? Vivacità animica l'abbiamo chiamata. 100. Beh, ci sono delle entità eteriche che accompagnano questo percorso di Nick. E sì, vedo. È per questo che gli ho chiesto se era mancino, perché vedo alla sua sinistra un orso grizzly alto 3 metri, molto grande, che si appoggia sulla sua spalla sinistra e così si appoggia massi- L'abbassa. lo incassa, eh, lo preme lì e sulla sinistra gli dà anche dei problemi, forse di dolore alla spalla, mi viene da dire. Ok. Secondo o primo universo? Secondo, Ok. Quando è arrivato questo Grizzly?
vedere un bosco, che stava facendo una passeggiata in un bosco e è passato vicino a una zona, si è riposato in questa zona e l'ha preso così. C'era, vedo in questa zona un braciere per terra dove probabilmente hanno fatto dei riti magici, ed era è una zona in cui avvengono queste cose, e è passato in quel momento che lui aveva dei pensieri, mh, aveva delle frequenze basse, aveva dei brutti pensieri, e lui si è affiancato, ha iniziato a vederlo, a camminargli al fianco e Vabbè, questo, appoggiarsi. questo succede quanti anni fa? Quanto tempo fa? Tra i 4 e i 5 anni. Vabbè. Ci sono altre entità eteriche? E vedo all'altezza della gola un gomitolo di lana, eh, che verso il basso di questo gomitolo ha delle sfilacciature nere e scendono, vanno nello stomaco e creano anche dell'acidità di stomaco, anche dell'oppressione, del sensi di ansia sul petto. E questo mi viene da, appunto, da un felino che gliel'ha messo lì, ma è anche come un insieme di tante cose che lui non dice, che non esprime, che ha creato un filo che negli anni si è aggrovigliato fino a diventare un gomitolo e è rimasto fermo all'altezza della gola. Infatti credevo che in casa avesse un gatto, invece è dovuto ai suoi pensieri, non gliel'ha messo nessuno. Quindi è un felinoide. Come è fatto questo felinoide? In apparenza sembrava proprio un gatto, Mhm. che gli si struscia contro, è molto suadente, accattivante, e, e- e sembra che sia proprio il suo gattino che è lì in casa, eh, che si Ok. aggira. Altro? Sì, vedo all'altezza delle scarpe, sotto le suole sotto hanno una placca metallica liscia, per cui lui, mi viene che invece di camminare pattina, cammina molto veloce, scivola, è molto rapido, è molto sempre di corsa, e, e- e questo causa anche ansia, fretta di arrivare a un punto o all'altro di destinazione sia fisica che di progettualità. E poi vedo subito all'altezza dell'ombelico una valvola, tipo la valvola che avevano le pentole a pressione, posizionata lì. Quando lui riesce a far aumentare le sue vibrazioni, la valvolina si apre e scarica le vibrazioni, gliele fa di nuovo abbassare. E questo è stato messo da una creatura che ricorda la mantide come genere, fisicamente. Ok, quindi in un colpo solo abbiamo visto l'ultima, se non so se è l'ultima, comunque un'altra entità eterica e degli impianti, le suole e la valvola. Sì. Ok, ci sono delle entità mentali?
in Nick? Sì, me ne viene in mente. La prima è ansia da prestazione. Eh, tra il 3 e il 4 può anche essere considerata come una cosa positiva perché l'ansia ti dà il brio per fare le cose, però nel suo caso diventa troppa e non gli fa godere le cose, le vuole finire subito, le vuole bruciare in fretta. Ok, stiamo parlando del lavoro. Sì, esattamente. Ok, poi? Pregiudizio. Questo è tra il 4 e il 5. Eh, è come un timore di essere giudicato, come sottoposto a una inquisizione da parte di qualcuno, e questo me la collega anche con quella vita che ha vissuto, che mi ha fatto vedere del Medioevo, dove per una piccolezza come può essere un furto collegato al furto di un pollo venivi messo sulla pubblica gogna e giudicato da tutti sulla piazza, condannato per un, da quest, Per un nulla. ecco, è caricato di un'onta grossa, questa sensazione di sentirsi eh, sporchi senza esserlo, veramente. Ok, ci sono altre entità mentali? No, Va bene, grazie. Attingendo a vite parallele o entità o altro, ti chiedo la causa esoterica della difficoltà a raggiungere un'abbondanza costante. eh sì, lì è collegata al progetto Colazione da Tiffany, per quanto vede l'abbondanza al di là del vetro. Questo è collegato anche a, come si chiama, l'impianto sotto i piedi, sotto le scarpe, per cui si dà da fare, corre, fa, però eh, non riesce mai a raggiungere l'obiettivo, scivola, per quanto si dia da fare, le sue energie vengono C'è una vita parallela legata a questo fatto? ok, adesso mi fa vedere una vita dove era aviatore, un aviatore americano degli anni 20, quelli Mhm. Quelli classici, insomma, sì, il che abbiamo nel classico, nostro immaginario un po' tutti. esatto, mi fa vedere questa vita dove lui per questo sogno del volo aveva impegnato tutti i soldi per prendersi il brevetto, si era alleggerito di tanti fardelli economici solo per volare, con questo grande scopo di volare. Aveva messo davanti a tutto la- l'obiettivo del volo, e quindi cerco di capire come si collega con questa vita, che non dà importanza alle cose giuste, all'obiettivo giusto, nel senso che
si deve alleggerire di tanti pesi per incanalare l'obiettivo e fare centro. In quella maniera lì essere meno dispersivo e centrare l'obiettivo. Mm, e poi di conseguenza decolla, prende il volo, prende il possesso dell'elemento aria e si realizza. Va bene, grazie. Chiamiamo i due disincarnati di Nick, suo padre e suo nonno paterno, di cui Nick porta il nome e ovviamente anche il cognome. Dimmi chi vedi per primo. Sì, arriva un signore, io non so chi è dei due, con i capelli bianchi, le basette, lo stuzzicadenti in bocca, con un atteggiamento molto scanzonato, le spalle larghe, un signore prestante. Entra così, si guarda intorno con scioltezza e arriva questo signore chiedendo cosa c'è, che succede. È il nonno? Penso di sì, a vederlo così mi dà quest'idea. Chiediglielo. No, dice il nonno e fa segno, è dietro, che arriva Quindi è dopo. il babbo di È il Nick. papà, è il papà. Un signore molto sicuro di se stesso, che tiene scena. E dietro c'è il nonno. E dietro arriva il nonno, si fa un po' attendere, rimane. Se non vogliono, possono benissimo non venire, sia uno che l'altro, tutte e due. Noi li invitiamo, non li obblighiamo. No, il papà è venuto tranquillo, è entrato ed è girato a vedere quando arriva il nonno, Mhm. che rimane là nell'oscurità, circondato da tanti volatili, tanti uccellini, in una nube così, circondato da questi volatili, però ancora non si vede la Forse perché non figura. conosce Nick. Rimane come nascosto, nascosto dietro questi uccelli. Fa un po' fatica ad arrivare, è impedito da questo nugolo di uccelli. Ok. Il nonno è già passato oltre, quindi è andato al di là dell'elaborazione No, è come bloccato in. da questi uccelli. Sì, è lì. Non riesce a vedere. Una soluzione, Sì, una via d'uscita. E il padre di Nick cosa dice a tal proposito? dice, lo so io quello che ha. Ce lo Fa spieghi? lasciamolo stare. Ce lo spieghi? Sì, dice che è molto obnubilato dalla materialità, molto attaccato alla materialità ed è stato come bloccato lì, frastornato da una serie di cose che non riesce a vedere la luce. Mm. Possiamo aiutarlo? Vuole?
tutti questi, sto nugolo di animaletti, mi dice, sento la voce che mi dice di sì. Ok, indicagli, e intanto lo apriamo, Grazia, il portale aureo. Con una forte esigenza in tal senso, un giorno ce lo siamo inventati, è il posto in cui inevitabilmente i disincarnati dopo un po' vanno, un po' anche lungo, anche un periodo di tempo lungo. Aureo, abbiamo chiamato così, e lì cadono tutte le illusioni, quindi il nonno non è nonno se va lì dentro, ma è un'energia, un'anima e vede contemporaneamente tutte le incarnazioni in cui è in corso la sua esperienza di vita. Donna, uomo, bambino, bambina, vecchio, vecchia, eccetera. Capisce una serie di cose, capisce che è solo una recita, la realtà e la vita, e può decidere in maniera libera da tutto, da credo religioso, eccetera, se reincarnarsi o anche no. Sì, quando hai detto apriamo il portale aureo, è uscita, si è aperto, è uscito un raggio, un cono di luce verso di lui e questi uccelli hanno iniziato a volare via, a staccarsi, erano proprio attaccati a lui, l'hanno lasciato piano piano, si sono tolti tutti e, e lui è emerso con un braccio sugli occhi, accecato da questa luce, sbalordito da tanta bellezza e si sta piano piano elaborando la sua situazione. Benissimo. Può vedere cosa c'è dentro e poi tornare indietro, eh. Non deve per forza andare. È un posto che non risucchia nessuno. È un posto in cui si vede, se ci si trova bene e si è pronti, si resta lì. Se no, se non ci si trova bene o non si è pronti, e lui è probabile che non sia pronto. C'è questa possibilità. Però col braccio indica il portale aureo e vorrebbe andarlo a vedere più vicino, Certo, è incuriosito, è prego. attratto fortemente e si sta staccando dal suolo e si avvia proprio come fluttuando e la sua attenzione è tutta lì adesso. Non ci sta degnando di importanza a noi, si sta Dimmi quando è entrato. dirigendo. È un processo molto lento, Mhm. va lentamente ma sale col dito puntato, il suo obiettivo è quello e Sembra gli una scena un po' drammatica. magnifico, in questo momento dice e diglielo a Nick così che deve centrare il suo obiettivo, eh, puntare dritto al suo obiettivo, elevarsi, spiccare il volo, collegato a quella vita che era aviatore. Fa io posso essere anche un esempio. La causa dello stesso nome è questa? C'è una correlazione tra il nonno che lui non ha mai conosciuto e Sì, Nick? esattamente, esattamente perché in una vita parallela erano fratelli gemelli. Stesso, mi dice, accomunati dallo stesso destino, allora come oggi. E dice anche Nick troverà la pace quando si dissiperanno tutti questi progetti, progettini, interessi che gli offuscano anche la vista perché ce ne sono troppi. Deve centrare l'obiettivo. Ok, lo Eh, salutiamo il nonno. e mi dice un'ultima cosa, Mhm. sempre dando importanza alle mani, le mani. Ritorna su quella cosa delle mani. La pranoterapia? Mi sa di sì.
Ha un grande potere nelle mani lui. Lo salutiamo il nonno. Sì, saluta. È sulla soglia del portale Quindi è aureo? andato. Sì. Chiediamo al padre di Nick di lasciargli un messaggio. E dice, per quanto ti ho amato, forse ho sbagliato qualcosa. Ero concentrato troppo su di me e non ti vedevo. Questa sua... voleva essere il papà forte e invece mi sono reso conto che dovevo semplicemente piegare le gambe, abbassarmi, arrivare alla tua altezza e guardarti negli occhi d'anima a anima. E io mi sentivo un grande uomo e non vedevo la tua grandezza. E dice solo... Ti stai commuovendo, grazie. Anche Nick, insieme a te. ecco, è fantastico. L'emozione passa Mhm. e quindi lo prende per le mani e fa se potessi tornare indietro quante, quanto vorrei giocare con te. Mi fa vedere che si sdraia sul tappeto del salotto con lui a giocare ai trenini, tutte quelle cose che ritenevo stupide e invece oh, Erano importantissime. Sei molto molto connessa a Nick perché hai le sue stesse reazioni. sì, faccio fatica ma Va è molto bene, coinvolgente. diciamolo al papà che è tutto un gioco, che siamo tutti connessi, sia quando uno è nel Sì, gioco Matrix e l'altro è nell'oltre, sia quando siamo tutti nell'oltre, quindi tutto molto relativo, molto bello, molto emozionante, molto relativo. e mentre parli lui ti ascolta e gli Mhm. stai parlando direttamente e adesso dà una carezza sulla testa di Nick bambino e dice e questo mi conforta che è tutto un gioco e la vita è tutto un gioco e dovremmo giocare tutti di più. Esatto. Giochiamola allora questa vita. Il padre viene a trovare il figlio a volte. Fa certo, Quando? lo osservo dall'alto e lo seguo, ma dice è così dinamico che faccio fatica a stargli dietro. Fa non può rallentare questo ragazzo. Adesso ha buttato via lo stuzzicadenti per parlare. È impegnativo, dice, stargli dietro. Quando era piccolo non me ne rendevo conto perché lo guardava la mamma. Lui E come adesso vede dall'oltre chi sta qui nella Matrix? dice un bel casino. E come vedo tanti, appunto, tornando al discorso del gioco, tanti burattini nel loro teatrino. Mhm. Eppure a volte chi è nell'oltre interviene nella vita delle persone. Per esempio, è noto, no, che alcuni avvertono i propri cari di eventi che stanno arrivando, malattie, eventi, inondazioni, terremoti e cose del genere. Com'è possibile?
Noi ci manifestiamo attraverso intuizioni, sogni e poi ci riveliamo attraverso dei particolari, i nomi, se succede qualcosa, un evento che ha del miracoloso, del salvifico, è sempre collegato alla firma del nostro nome, come ad esempio fai un incidente e poi hai la fortuna di trovare un testimone che ha il nome di quel caro che, che- che è intervenuto. Mhm. E nel caso di Nick, che per esempio sta investendo molto in un nuovo lavoro che gli piace tantissimo, lui dall'oltre cosa vede? È l'opinione del padre, eh? Cioè è quello che ci dice il padre, non è una visione che io chiedo a te, grazie. Lui dice: questo figlio ha le mani d'oro, e gliele bacia e gli dà un bacio sulle sue mani. Con queste mani può fare tutto, il mondo è nelle sue mani e deve saperlo, deve crederci, e quando ci crederà profondamente lo sentiranno anche gli altri. E E questo lavoro all'interno, diciamo, degli eventi. Mm? no, no, quello porta dispersione della sua energia, non porta a concretezza. Questo lo dice il padre. Sì, io ripeto quello che mi dice lui. Ok. Il padre ha visto il portale aureo, Sì, 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 fa segno già lo dove... conosce. No, dice, io ero impegnato qui a seguire mio Mhm. figlio. Chi va nel portale aureo non è che poi non segue più il figlio o altri, è E dice, semplicemente no, dice, non me lo voglio più perdere. il Come figlio. ha paura, se lo lascia lo perde. Va bene. Ora sa dov'è questo portale aureo. Ci sono disincarnati che quando lo scoprono entrano e escono, eh. Non... Sì. vanno, vengono più e più E volte, allora quindi dice, se mi promette che ogni tanto mi chiama, vado, perché se lui non mi chiama io non posso scendere. Dice, mi affido a lui. va Quando bene. avrà bisogno mi chiama, io ci sono. Allora lo salutiamo, vediamo cosa fa. E dice, ma già adesso. E voleva godersi ancora un po'. Va bene, Però allora lo lasciamo lì dove sta. per adesso vuole stare ancora qua. Ok. Va bene, grazie. Invece io chiedo di connetterti all'anima di Nick. Nick ha un dono, la pranoterapia. Ha questo dono? Assolutamente sì. Ok, Sì, sì. È emerso tante volte. benissimo. Purtroppo però siamo nella Matrix e nella Matrix anche un dono prezioso come questo a volte non è sufficiente per sostenerci nella materia. Sì, sì. E invece io so, perché Nick è un mio conoscente, anzi un mio amico, so che la nuova scelta lavorativa lo entusiasma ed ha degli ottimi presupposti per sostenerlo nella materia. Questo, la parte più profonda di Nick, lo sa bene, sa cos'è la materia, sa che uno può avere un dono, Certo. metterlo a frutto, chiaro, ma poi bisogna mangiare, pagare la bolletta, eccetera. Sì. Che cosa ti dice? E dice che lo deve fare, che avrà un'autorità in questo campo, che le persone arriveranno
spontaneamente. Mhm. E poi mi dice anche di fare un corso specifico in Svizzera, che in Svizzera questo dono della pranoterapia viene prima della medicina tradizionale in Svizzera. Mm. Rispetto all'Italia, dove si predilige il medico classico che ci infarcisce di medicine e quant'altro. Questo te lo dice Però l'anima di Nick. sì, però mi dice anche che lui avrà una naturale autorità in questo campo e, e ci sarà un passaparola. Molto importante. Sì. Mhm. Quando c'è l'innesco di questo lavoro, quando avviene? Un mese, 2 mesi, l'estate, un anno? E a me dice anche subito, perché Perché è talmente fertile il terreno che ci sì, cresce di tutto. sì, sì, anche subito. Tuttavia, È perché mm, si distingue, ci sono tanti che c'è una concorrenza forte anche, però lui si distingue nel suo essere pranoterapeuta, ha una marcia in più. Mm, ha una capacità di guarigione che già solo stargli vicino le persone mm, traggono giovamento dalla sua vicinanza. Lo percepiscono a pelle, dà un senso di affidabilità, di autorevolezza nel suo campo immediato, conquista subito la fiducia, questo mi viene. ottimo. Grazie. Causa esoterica dell'anno 2013. Spartiacque tra una vecchia e una nuova vita. Ah sì, qui mi viene 1 più 3, 4, dal caos arriva la stabilità, quello che a lui sembrava la distruzione di un mondo ha preso forma in un mondo più stabile e ordinato, ha disfatto una matassa di Confusa e incasinata. sì, di vecchie, vedo tanti bastoncini disordinati, senza una forma, e lui con le mani sempre li ha ordinati, ha creato l'ordine. Mhm. Eh, Causa vedo, esoterica, sì. grazia, della vicinanza verso l'arte, da tutti i punti di vista. L'arte, la bellezza Ah, artistica. questo è collegato a una vita parallela dove lui era un circense, lavorava in un circo, e un circo senza animali, quindi un circo etico dove c'erano anche pochi, pochi elementi che componevano questo circo, però lui sapeva fare tante cose, era un trasformista e lavorava dal trapezio al prestigiatore, era un trasformista, sapeva fare, aveva una vivacità camaleontica, trasformista, faceva di tutto. E intorno a lui c'era un pubblico che lo applaudiva affascinato, è molto istrionico, mm, riesce a chiamare
l'attenzione del pubblico. Si relaziona molto anche empaticamente con le persone. E questo è il collegamento con la predisposizione all'arte. Sì. Ok. Abbiamo ancora 2 minuti e poi Nick ci deve lasciare. Causa esoterica del fatto che 1 minuto fa, 2 minuti fa, mi è impazzito il telefono. Ho dovuto riavviarlo. Stranissimo. Sì, qui vedo un Se c'entra dito, Nick. un dito che sul cellulare fa dei pasticci, tocca. Mhm. Chi è? eh, ecco, è una mano, devo capire, è come di una strega che gioca col tuo cellulare. Vabbè, vabbè, adesso la sistemiamo la strega. Non è collegata a Nick, Ok. è una mano che è uscita da un portale così e Vabbè, ma c'è solo capitano. questa. In effetti è partita una telefonata WhatsApp a una persona, ma a me non sembrava di averlo toccato il telefono. Ed infine, Grazia, esiste una vita parallela tra me e Nick che mh, giustifica, diciamo, il nostro rapporto di amicizia. E qui mi viene il Giappone, l'antico Giappone dove eravate due samurai, Mm. compagni eh, molto uniti, molto eh, agli allenamenti che facevate, siete cresciuti insieme eh, in questa palestra giapponese, orfani tutti e due, insieme vi siete molto legati proprio perché eravate stati adottati dall'istruttore di questa palestra giapponese e siete cresciuti insieme e siete diventati dei guerrieri e uno guardava le spalle all'altro eh, nelle missioni e avevate un ruolo anche Io ieri ho importante. pensato al Giappone e ai samurai, è questo il motivo? Eh sì, Alla componente samurai, la storia dei samurai per il Giappone. esattamente questo. Non so da E, dove venisse questo pensiero, ma evidentemente è tutto sempre molto sì, 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 sincronico. sì, è un ricordo che... Va bene, diciamo quindi a Nick che può andare adesso a cambiare le cose. Se vuoi vai, poi vedi il video. Puoi andare nel cluster, il luogo dei suoi contratti, patti, ganci energetici con tutto, anche in vite parallele. Dimmi come lo vedi, il cluster, questo luogo dove lui stesso e non le entità brutte e cattive che sono a sua volta sue creazioni, ha deciso di mettersi questo gioco di fronte. Sì, io lo vedo ancora vestito da samurai, Mhm. con un abito proprio da guerra, con la katana, che si avvia determinato al suo cluster appare come un tempio sempre di questi giapponesi. Arriva con la sciabola, la katana pronta a fare piazza pulita e, e sono tanti fogli che pendono appesi in questo tempio Mhm. giapponese e Ha lui dei fili? ci sono dei fili rossi a cui sono appesi dei biglietti, tanti 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 biglietti appesi e,
e lui è pronto a tagliare tutto con colpi di katana, con molta eleganza e anche qua arte. Mhm. Bene, quando ha finito, può mettere tutto quello che è rimasto, pezzi, pezzettini di carta, anche la katana se vuole, in un portale definitivo. Infatti adesso si è eh, posizionato in ginocchio, ha deposto la katana con un fare composto e, e vedo che si è alzato un vento che ha trascinato via tutto, ha portato via ogni cosa, ogni traccia, anche il tempio si è sgretolato. Non c'è nulla, anzi, se lui vuole, c'è una sua creazione libera, non un nuovo contratto, una sua nuova creazione. Io all'epoca la chiamai ad eternum, una creazione che resta per sempre. Lui, se vuole, può chiamarla allo stesso modo, o no, o sì, o farla diversa, o chiamarla Pinco Pallino, come vuole. E lui ha in mano un pennello intinto in un inchiostro nero e su un foglio fa un disegno eh, con la scritta, ha scritto qualcosa sopra e questo è il suo ad eternum, sempre artistico come nel suo stile. Cioè, cosa scrive? Con quegli ideogrammi incomprensibili che penso abbia scritto ad eternum su. Ok, c'è un avatar fantoccio che controlla la sua e tutte le sue vite parallele. Ah, mi viene l'orso. È l'orso, ha alzato la mano, io. È l'orso. Via. Sì, è andato anche lui. E se vuole, anche qua può mettere una sua creazione. Prima l'hai visto fare tanti origami, può Ah, fare un bello bravo, origami. stavo per dire quello. Che ci diranno L'ori- che siamo preparati. Infatti. E invece è incredibile. Non lo so, io ho visto un cigno, Esatto, un cignettino, l'airone l'airone, sì. Sì, l'ha, l'airone, fa- brava. l'ha fatto lui in un attimo come niente. Come niente. Bene, la mette lì, ti hai preso un colpo. E abituati, grazie. Fantastico. Benvenuta. E questo non è niente. E io ieri che pensavo, ma perché io sto pensando ai samurai del Giappone? Boh, vabbè. Che sarebbe Tutto bello andare a vedere. È la parte nord del Giappone, quella dei samurai, se non erro, o sud, mi sembra nord. In generale, un po' tutto il Giappone, ma soprattutto la parte nord, ed è molto interessante. Poi il Giappone ha comunque una grossa corrispondenza con l'Italia, stessa sì. dimensione, più o meno. Una è una penisola, l'altra un'isola, ma è comunque nord-sud verticale. La popolazione è il doppio, ma c'è un grosso legame, un gemellaggio naturale tra l'Italia e il Giappone. È uno forse dei gemellaggi più solidi che io conosca tra due stati, lontani peraltro. Ah sì, io mentre parlavi vedevo che parte dal Giappone, dall'Italia un filo e si uniscono insieme in un aquilone e volano in alto, così, Bellissimo. uniti. Bene, le entità eteriche, mentali e gli impianti di Nick ci sono ancora? Grazie. No, no, niente. Nuova vibrazione, Ma 100 miliardi addirittura. 100 miliardi. nuova consapevolezza, 189. anima, 48. vite, 1754. cervello,
9.9, Suscettibilità ipnotica. 72, 3D. 34. E vivacità animica 100. Bene. Come vedi Nick? Adesso Nick è su, sempre tornando al mare, all'oceano che ci ha presentato all'inizio, è sulla barchetta, seduto su una barchetta di legno con la vela e lui governa la barchetta sicuro, sorridente, deciso. E sulla vela c'è, come disegno c'è la bandiera giapponese che è praticamente bianca con un Un punto solo. rosso. Un sole rosso, sì, un punto rosso. Sì. Un cerchio rosso. Sì, Dove sì. sta veleggiando Nick? Vedo in lontananza un'isola e lui punta verso questa meta. È deciso a puntare su una meta in particolare. Ok, la guiderà con le sue mani, questa Sì, barca. Vuole salutare il padre? sì, lo saluta con la mano, Vuole anche qua promettergli che lo chiamerà ogni tanto? mi fa segno del telefono che lo chiamerà. Quindi se vuole il padre può andare nel portale Aureo. Lo fa? Sì, si è alzato dalla sua poltroncina e va. E dice a più tardi. Allora Nick è il momento arrivato, finale per lui, per questa sua sessione, di lasciarsi un messaggio relativo a tutto quello che abbiamo visto, io direi con un tono particolare verso il suo nuovo lavoro e il dono della pranoterapia. E adesso mi fa vedere un imbuto che dentro tutto questo imbuto ci mette tutti i suoi interessi, tutte le sue capacità e fa come un distillato che cade una goccia e, e dice il succo della questione è che mi devo concentrare su un unico obiettivo e, e sarà come una goccia di dinamite potentissima. Ok, vuole lasciare un messaggio a te, grazie. Mi abbraccia A me? e ti saluta dicendo ciao compagno di mille avventure. Va bene, lo salutiamo anche noi. Disconnettiti da Nick, grazie, disconnettiti Sì. completamente.